Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod. Io sono Francesca. E io sono Luca. Oggi parliamo di un argomento che secondo me mette sempre tutti di buon umore. Gli hobby, o come diciamo anche, i passatempi. Sì, e partiamo subito con qualche frase chiave. Allora, in italiano diciamo mi piace seguito dall'attività. Per esempio, mi piace leggere, oppure mi piace viaggiare. Esatto. E ci sono alcuni verbi che tornano sempre utili quando si parla di hobby. Leggere, guardare, fare e giocare a. Tipo leggere un libro, guardare un film, fare sport, oppure giocare a calcio. Luca, tu hai una storia simpatica su questo, vero? Ah sì. Quando sono arrivato all'università, la prima frase che ho usato per fare amicizia è stata proprio «Mi piace suonare la chitarra». E da lì sono finito in una band improvvisata con altri studenti. Quindi fidatevi, queste frasi funzionano. Parlando di hobby popolari in Italia, ce ne sono davvero tanti. Ad esempio, andare in bicicletta è molto comune, così come giocare a calcio, che vabbè, è quasi una religione qui. Sì, e poi c'è chi ama dipingere, magari all'aperto, o guardare film italiani, che è anche un ottimo modo per migliorare la lingua. Ma non dimentichiamo le passeggiate. Fare una passeggiata è un vero e proprio rito sociale. Assolutamente. Mi ricordo un pomeriggio a Villa Borghese, a Roma, a dipingere con degli amici. Era pieno di gente che chiacchierava, bambini che correvano e artisti ovunque. Un'atmosfera unica. E poi, diciamolo, socializzare al bar fa parte della cultura. Andare al bar non è solo prendere un caffè, ma proprio stare insieme, parlare, magari anche discutere di calcio o di arte. Adesso proviamo insieme qualche frase pratica. Se volete dire mi piace cucinare, basta aggiungere l'attività dopo mi piace. Quindi, mi piace cucinare. E se siete in compagnia potete dire giochiamo a tennis oppure giochiamo a carte. Sono frasi che usiamo spesso tra amici. Un consiglio. Se volete fare amicizia in Italia, parlare dei vostri hobby è un ottimo modo. Ho avuto uno studente che amava il calcio e, appena ha detto mi piace giocare a calcio in italiano, è stato subito invitato a una partita con i ragazzi del quartiere. Sì, e spesso ci sono gruppi locali per ogni passione, sport, arte, cucina. Basta chiedere e vi troverete subito coinvolti. Un'altra cosa importante è saper dire quanto spesso fate un'attività. Per esempio, di solito vado in palestra, vado sempre al cinema, oppure raramente gioco a carte. E se volete esprimere una preferenza, potete usare preferisco o mi piace più che. Tipo, preferisco leggere che guardare la TV, oppure mi piace più andare in bicicletta che correre. E per chiedere agli altri, potete dire quanto spesso giochi a calcio, oppure ti piace andare in bicicletta? Sono domande semplici ma molto utili per continuare la conversazione. Sì, e ricordate, più fate domande, più la conversazione diventa interessante. Man mano che imparate più vocaboli, potete descrivere meglio i vostri hobby. Ad esempio, invece di dire solo mi piace cucinare, potete aggiungere dettagli. Mi piace cucinare piatti italiani tradizionali. E quando parlate con gli amici, potete chiedere che cosa fai nel tempo libero? Oppure hai un hobby particolare? Così la conversazione si arricchisce. Io, per esempio, racconto sempre di quando ho iniziato a dipingere da bambina con mia nonna. Le storie personali rendono tutto più autentico e aiutano a creare legami. Sì, e non abbiate paura di condividere le vostre passioni anche se vi sembrano strane. In Italia la gente è curiosa e spesso vi farà 1000 domande. Se volete sembrare ancora più naturali, potete usare espressioni idiomatiche. Per esempio,
essere un topo da biblioteca, per chi ama leggere tanto, oppure avere la testa fra le nuvole, per chi sogna ad occhi aperti. E per approfondire la conversazione potete chiedere qual è il tuo hobby preferito e perché. Così si va oltre la semplice lista di attività. Poi ci sono hobby tipici di alcune regioni, tipo la bocce al nord o la tarantella nel sud. Ogni zona ha le sue tradizioni e passatempi unici. Sì, e conoscere queste differenze vi aiuta a capire meglio la cultura italiana e magari a scoprire nuovi hobby da provare. Un ottimo esercizio è fare dei piccoli roleplay. Chiedete e rispondete a domande sui vostri hobby usando le nuove espressioni che avete imparato oggi. Potete anche fare una lista di hobby regionali italiani, magari cercando le origini o il significato culturale. È un modo divertente per imparare e scoprire qualcosa di nuovo. E se volete migliorare la pronuncia, registratevi mentre parlate dei vostri hobby e poi riascoltatevi. Così potete notare i progressi e correggere eventuali errori. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Speriamo che vi sia piaciuta e che abbiate imparato qualcosa di utile per parlare dei vostri hobby in italiano. Grazie per averci ascoltato. Scriveteci quali sono i vostri hobby. Siamo curiosi di leggerli. Alla prossima puntata, Luca. Ciao Francesca, ciao a tutti e buon divertimento con i vostri hobby.